Ciao, eccomi qua in un nuovo video e questa volta sono in compagnia. Vi racconto che cosa ho fatto in questi ultimi giorni. Quindi abbiamo firmato il contratto per la casa è nostra, adesso però bisogna incominciare a costruire. Mentre il costruttore si occupa della costruzione, noi invece, io e mio marito, dobbiamo andare a scegliere i pavimenti, i sanitari, le porte, e la pittura da fare sui muri. Tutte queste cose per me bellissime, adoro tutto questo. Intanto vi dico che qui a Lussemburgo c'è stata la neve e c'è ancora la neve, soprattutto nella città dove andremo a vivere. E quindi i lavori che dovevano iniziare non sono iniziati, però fortunatamente dopo aver fatto una visita al negozio siamo andati sul terreno e abbiamo visto già una cosa inaspettata, perché il costruttore ci aveva detto che ancora non aveva iniziato i lavori e invece abbiamo visto che c'era una bella fossa grande. Hai già incominciato a scavare e quando ho visto questo già mi ha dato tanta speranza, perché ha detto se la neve non va via non possiamo iniziare, però intanto ho visto che comunque ha incominciato a scavare, quindi non so fino a che punto dovrà ancora continuare a scavare, ma già vedere questa bella bucona mi ha dato veramente tanta gioia e speranza, anche perché i lavori sono previsti, la fine dei lavori è prevista per febbraio 2022 e non vogliamo che poi debbano essere prolungati e prolungati, no. Quindi, che abbiamo fatto? Io e mio marito abbiamo incominciato a fare un tour per le porte e anche per i pavimenti e il camino. Ma devo dire che la scelta è veramente così ampia che è difficile già dire che cosa sceglieremo in maniera definitiva. Non ho portato tutti i campioni perché nel negozio non avevano, per esempio, il Crest porcellanato effetto parquet. Non c'era, ma ho visto che era veramente molto bello. Il colore, non so se si riuscirà a vedere nella camera, però somiglia molto a questo qui, quindi un beige molto bello, con questi effetti appunto del legno. Ci hanno chiesto se volevamo mettere lo stesso pavimento anche sopra, dove ci saranno le camere da letto, lo studio e il bagno. E là sono rimasta un pochettino, perché ancora non avevo deciso niente, non ho ancora deciso niente, quindi sto optando le varie idee. Però una cosa che mi piace molto è il vinile. Ci hanno spiegato ovviamente la differenza sostanziale che c'è tra parquet, vinile e laminato. Il laminato l'ho eliminato subito perché veramente si può gonfiare, si può a lungo andare, possono nascere tanti di quei problemi che è meglio eliminarlo. Il parquet ha bisogno comunque di cure, ci hanno detto che almeno una volta l'anno bisogna mettere un prodotto per dare luce e vitalità al parquet, quindi non ho voglia di mettermi là a curare il parquet. Il vinile invece, questi qui che nelle mie mani sono 3 campioni di vinile che somigliano molto al Gress che ho visto, il campione che ho scelto,
per il momento, però al contrario del pavimento ha proprio al tatto, proprio si ha proprio la sensazione calda, quindi è bello scendere per esempio dal letto e camminare su un pavimento caldo, quindi il vinile. Mi piace perché ha questo effetto appunto proprio del legno, il calore anche del legno, ma sono ancora indecisa per i colori. Avevo pensato a un colore così, quindi un colore, questo è quello più scuro, un colore, non so che colore sia in effetti, è un colore tra grigio, marrone, un qualcosa un po' così, un misto, un tortora. Questo qui invece è decisamente un beige, sono tutti e tre vinili, e questo qui invece è un grigio molto chiaro, però appunto è bello, no? Vedere queste nuance del legno e il calore che si sente è veramente molto piacevole. Ci ha detto veramente la signora del negozio, ci ha detto anche che potremmo eventualmente utilizzare il vinile in tutta la casa, quindi vi dico in breve che la casa ci sarà sotto una cantina e poi sopra ci sarà il primo piano dove ci sarà un living, la cucina, una toilette, quindi un piccolo bagno di servizio fatto da lavandino e gabinetto, basta così. E poi sul living ci saranno delle porte che si affacciano proprio sul giardino. C'è anche un piccolo ingresso, c'è anche un piccolo ingresso, ecco là. Ci ha consigliato sì di mettere il vinile nel living, però non all'entrata, di fare attenzione all'entrata perché magari con il sale o se le scarpe sono sporche possono graffiare a lungo andare, danneggiare il vinile. Io sinceramente vi dico che noi abbiamo questa abitudine di fare entrare i nostri invitati senza scarpe, quindi anche noi o camminiamo piedi scalzi o con delle calze, oppure magari sempre con le pantofole molto appunto che utilizziamo soltanto in casa, quindi alla fine sotto sono pulite, non è che ci sia della terra o qualcosa che possa danneggiare il pavimento. E gli invitati anche, noi chiediamo di togliere le scarpe e di metterle fuori, le lasciano fuori. Quindi sono un po' indecisa. Poi tra l'altro una volta che si entra all'entrata ci sarà un tappeto. Mi piacerebbe quindi mettere il vinile dappertutto, tranne giù dove c'è la cava, ma sono in dubbio, sono incerta, non so cosa fare. Così come sono incerta appunto per i colori. Io sinceramente prima di andare là volevo sì un beige, ma un beige un po' più caldo di questo qui. Ma gli altri beige che ci ha mostrato erano troppo scuri, io non lo so. Comunque devo vedere un po' se riesco a portare la camera con me, così potete anche vedere voi direttamente tutto ciò che vedo con i miei occhi e darmi magari un consiglio. Ma penso questo qui per esempio, sì mi piace, ma piace soprattutto a mio marito, ma a me io lo trovo troppo chiaro, quindi questo qui alla fine penso proprio che lo scarterò. Vedremo, quindi sono veramente ho tanti dubbi. Per le porte invece decisamente le porte le voglio bianche perché comunque sarà una casa moderna e le porte voglio una casa luminosa. Mettere le porte scure rende la casa più scura, quindi le porte è bene secondo me che siano bianche. Allora c'è o questo qui bianco
liscio, è molto liscio e alla fine lo stesso tipo di materiale che ho adesso in questo appartamento, le stesse porte, oppure quest'altra che invece, quest'altra genere di porta che è sempre bianca, però ci sono delle piccole le linee che fa proprio ricordare l'effetto del legno, quindi un legno bianco, un effetto un po' così. Sono un po' indecisa, quindi se scegliere un modello così proprio completamente semplice oppure questo qui. Vediamo un po', vedremo un po' com'è, però devo dire che con tutti i vinili che ho visto il bianco sta veramente bene, quindi questo è un esempio, non so se si vede bene in camera. Vedo, per esempio, adesso che sto con il campione della porta, vedo che di dietro c'è questo colore. Questo è, adesso lo devo dire poi dopo a mio marito, ma questo in effetti è il genere di colore che stavo cercando, non ci ho fatto caso. Anche questo è molto bello. Che ne dite? Preferite questo o questo? Non lo so, mi danno una sensazione di essere, che siano più caldi degli altri che ho visto, perché vedete, si vede la differenza? Questo è molto più caldo, devo vedere poi a mio marito, devo chiedere un po', ma e tra l'altro con la porta bianca vediamo un po' che effetto può dare. Bello, a me piace. Quindi se riesco a trovare qualcosa, un pavimento di questo colore, le porte bianche, secondo me è molto bello. Ancora giù, allora qui in francese a Lussemburgo si chiama la cave, noi in italiano come lo chiamiamo? La cantina, tavernetta, non cantina, tavernetta, la taverna. Che cosa ci sarà là? Allora, là ci sarà lo stock, lo stock con tutti i miei prodotti, quindi sopra ci sarà la cucina, quindi metterò tutti i prodotti indispensabili, tutte le quantità in più, tutto l'eccesso, voglio che ci siano, che vadano proprio lì giù. E poi ci sarà anche una parte dove sarà chiusa con una porta dove ci saranno tutte le macchine, quindi per il riscaldamento, tutte quelle cose elettroniche brutte da vedere, quindi saranno chiuse con una porta molto semplice e tutto il resto open space. Da una parte metterò appunto questo mobile con le bottiglie di acqua, la scorta di saponi, detersivi, voglio proprio metterli tutti giù, tutto in ordine, tutto già, non vedo l'ora. Io sono già disponibile ad andare là e mettere tutti i prodotti in ordine. Ma questo costruttore, la neve, speriamo che tutto proceda, che rispetti alla fine i tempi. E forse ancora non è sicuro, forse faremo anche una sala fitness, perché io ho sempre fatto danza all'età già di 3 anni e mezzo ho incominciato a fare danza e tra l'altro adesso a gennaio ho fatto 5 anni che sono qui a Lussemburgo e sono 5 anni che non faccio ciò che facevo in Italia tutti i giorni tranne il lunedì. Che cosa? Andare a ballare. Ballavo tutti i giorni tranne il lunedì. Andavamo a ballare, si ritornava tardi. Tutto questo qui non lo faccio. E tra l'altro quindi mi allenavo, facevo dello sport. E qui prima del Covid anche avevo fatto l'iscrizione in palestra. Però appunto ho fatto anche come si chiama Zumba qui,
ma non è la stessa cosa, non è la stessa cosa perché la sera quando si finisce di lavorare fa freddo, la voglia insomma di andare, cambiarsi, andare a fare sport non era tantissima, però magari di questo ne parleremo in un altro video. Giù quindi abbiamo pensato a un grigio chiaro così o più scuro, e siccome giù non ci saranno delle finestre, però ci sarà comunque, l'aria sarà sempre ben, c'è tutto un sistema che sostituisce praticamente le finestre. Siccome non ci saranno le finestre, quindi non ci sarà il sole, e anche se il sole non so fino a che punto è possibile vederlo a Lussemburgo, tra il grigio un po' più scuro e quello chiaro, penso proprio che alla fine sceglierò questo qui, questo grigio più chiaro, è un grigio silver, o quasi, un pochettino più scuro del grigio silver, e mi piace perché è semplice, niente di che, per ciò che dovremmo fare. Secondo me sta veramente molto molto bene. Quindi vi ho fatto vedere qualche campione per i pavimenti, il vinile o il grass, bisogna far vedere un po', decidere un poco, perché sono andata soltanto una volta al negozio e già so che sicuramente avrò l'esigenza di ritornare più volte. Poi le porte, quindi porta liscia o non liscia, ma comunque sempre bianca, e poi il caminetto, il camino, ci sono tanti tipi, tanti modelli, e per questo ci dovremmo anche sbrigare un pochettino, perché se c'è da fare se il costruttore deve fare qualche predisposizione, bisogna insomma darsi una mossa, perché lui deve avere anche il tempo. Quindi non lo so, vi faccio vedere questo modello per esempio a gas, a legna, elettrico, non elettrico. A me sinceramente piace molto a legno. Vedete questo qui, che bello, che bella. A me piace molto proprio l'odore della legna, il profumo del camino in casa. Secondo me è qualcosa veramente di molto piacevole, e una casa senza camino per me è una casa incompleta, anche se devo dire che ci sono delle case bellissime senza camino, però la mia preferenza è quella di averlo. Questo qui con il legno in mostra, ci sono tantissimi modelli, veramente tanti, guardate questo qui quanto è bello, anche questo qui è veramente molto bello, moderno, insomma, che dirvi, devo fare veramente ancora tante scelte. Sono ovviamente contentissima di farle. Questo qui, bello, anche questo, bello. Mi piacerebbe anche avere un posto accanto al camino dove è possibile stare seduti, apprezzare proprio il calore del camino. Poi ci hanno chiesto: il camino volete che il calore ci sia soltanto nel living o anche che passi anche nelle altre stanze? Quindi tutte domande che bisogna rispondere il prima possibile. Vedremo un po'. Per il camino non abbiamo ancora deciso quale società rivolgerci, e quindi una volta che l'avremo scelta poi vi farò entrare con me nel negozio, vi farò vedere i vari modelli, cosa hanno esposto, così magari mi piacerebbe avere tanto un vostro consiglio. Quindi per questo video, per questa volta è meglio che vi lascio qui, perché altrimenti mi prolungo veramente troppo, non voglio annoiarvi. Se avete dei consigli da darmi
darmi, datemeli pure, scrivetemi e se il video vi è piaciuto un bel like. Io vi saluto, iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao!